Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Che la pace, la misericordia di Dio e le sue benedizioni siano su di voi. Una delle più famose accuse che vengono fatte all'Islam e ai musulmani è quella di affermare che il Corano, e quindi l'Islam stesso, permetta di picchiare la propria moglie. Ebbene, in questo video vi mostrerò le prove per cui questa affermazione è assolutamente falsa. In questi primi secondi di video potrei tranquillamente intrattenervi, appagando il senso frenetico di intrattenimento che molti video suscitano in tutti noi, lasciandoci incollati sullo schermo. Potrei fare ciò, rispondendovi a raffica, senza spiegazioni, facendo durare questo video probabilmente poco più di 2 minuti. Quello che farò sarà invece cercare di essere comunque molto conciso, ma rispondendo in modo totale e dettagliato a questa specifica accusa. Dunque, per comprendere da dove viene questa accusa, iniziamo leggendo il passo specifico dal Sacro Corano che viene strumentalizzato per sostenere questa falsità. Si tratta della Sura numero 4, versetto 34. La prima frase di questo passo inizia dicendo "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa", e qui è tradotto con "gli uomini sono preposti alle donne", e perfino qui iniziano le frivole e false accuse, e vediamo il perché. Qui la parola usata in questa frase è qawwamun, quindi si parla direttamente di qiwama. Ma che cos'è la qiwama? La qiwama, nella lingua araba, è un termine che indica responsabilità, non un privilegio. Non significa affatto essere dominatori o migliori. Significa esattamente prendersi cura, proteggere, provvedere, assumersi la responsabilità morale e materiale del benessere della famiglia. Non è una posizione di potere, è un dovere, un peso, un obbligo davanti a Dio. Vale a dire essere colui che si alza per primo e va a dormire per ultimo, se ciò è per sostenere chi è nella propria responsabilità. L'uomo quindi è preposto, messo davanti, ma davanti in che senso? Chi è che si mette davanti al fronte? Esattamente chi protegge, chi fa da scudo. Ecco, questa è la posizione dell'uomo nei confronti della donna. La donna va protetta e l'uomo è colui che prende i colpi per proteggerla, per proteggere sua moglie, la sua famiglia. Questa è la base. E perché tutto questo? Perché la donna vale di meno? Assolutamente no. La donna non ha l'obbligo di pagare l'affitto, non ha l'obbligo di provvedere per cibo, vestiario e quant'altro. E se va a fare la spesa, ha il diritto di chiedere i soldi a suo marito, anche se lei è ricca. E se non ha un marito, l'obbligo di provvedere per lei ricade sul padre. E se non ha il padre, l'obbligo ricade sullo zio paterno. In questo senso, gli uomini stanno davanti, cioè fanno da scudo materiale e non. A questo punto qualcuno potrebbe dire: questo vuol dire che la donna non può lavorare? Risposta chiara e definitiva: certo che può. Portiamo infatti spesso l'esempio di Khadija, radiyallahu anha, la moglie del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lei era una grande commerciante, ma anche se era una grande commerciante, non era obbligata a spendere in casa. La donna non ha quest'obbligo da un punto di vista islamico. È l'uomo che si occupa di bollette, tasse, affitto, cibo, vestiti e via dicendo. Dunque, questo è il primo punto. Poi il passo del Corano continua dicendo: a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre. In che senso? Che Dio preferisce gli uomini rispetto alle donne? No, semplicemente nel caso specifico della responsabilità e del peso da affidare e di cui fare carico rispetto alla famiglia stessa, Dio ha scelto l'uomo. Quindi è in realtà una grande agevolazione per la moglie il fatto di non avere determinati obblighi e responsabilità che il marito invece ha e di cui la moglie stessa gode. Quindi, in base a come Dio ha creato l'uomo e la donna, pone preferenze di compiti e responsabilità agli uni
e preferenze di compiti e responsabilità alle altre. E tutto questo per innumerevoli saggezze divine. Un piccolo esempio è la forza fisica, e questo è un fatto riconosciuto addirittura nello sport. Nessuno lo nega. Un uomo non può partecipare alle Olimpiadi nella categoria femminile, perché quella categoria è pensata per un certo tipo di fisico. I record raggiungibili da una donna non sono quelli raggiungibili da un uomo, e viceversa. Per questo le categorie sono separate. E guardiamo quanti problemi sono nati quando alcuni transessuali da uomini diventati donne hanno voluto gareggiare nel nuoto contro donne biologiche. Hanno vinto, perché il fisico era comunque quello maschile. Quindi questa è una realtà innegabile. Negarla è come negare l'evidenza. Ma attenzione, tutto ciò non significa che l'uomo sia superiore o che la donna sia inferiore. Questo non c'entra assolutamente niente. Non è un concetto esistente nell'Islam mettere uomo e donna su una bilancia e stabilire chi è meglio. Questa è anzi la conseguenza del cercare di rendere uomo e donna uguali su tutto, quando semplicemente non lo sono. Il concetto è semplice. L'uomo non è stato creato come la donna e la donna non è stata creata come l'uomo. E ognuno di essi hanno responsabilità e doveri diversi, che volgono alla complementarietà, all'essere uniti, completandosi a vicenda, come due pezzi che compongono il puzzle perfetto, e non gareggiando per cercare di definire chi è meglio. Il versetto continua e dice: perché spendono per esse i loro beni. Esattamente come abbiamo visto, sono preposti anche nel provvedere economicamente. Le donne virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. E ora arriviamo al cuore di questo video, al punto più delicato e anche più frainteso. Il versetto continua dicendo: ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Ed ecco dove si basa l'accusa di coloro che affermano che il Corano insegna e permette di picchiare la propria moglie. La mia domanda a queste persone è: a chi è stato rivelato il Corano? Chi l'ha insegnato? Chi è stato descritto come un Corano nel suo carattere? Esattamente il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E è precisamente lui che ci insegna a comprendere questo, così come gli altri passi del Corano. Sua moglie stessa Aisha, radiyallahu anha, che Dio sia compiaciuto di lei, disse che lui non alzò mai le mani contro una donna. Ed è proprio lui che disse la frase «La tadribu ima Allah», non picchiate le serve adoratrici di Dio, Allah. Ma c'è un versetto nel Corano che dice di picchiare. No, il versetto del Corano non lo stai capendo correttamente, e c'è chi fa questo appositamente, purtroppo. Questo passo specifico si riferisce ad una situazione molto particolare che si va a creare tra marito e moglie. Dice «Wallati», coloro di cui, «Takhafun», voi temete il loro stato di nashiz. E che cosa significa essere nashiz? Questo è un termine attribuibile sia all'uomo che alla donna, e nel caso della donna significa essere ostile, arrogante nei confronti del marito, ribellandosi ingiustificatamente, che non significa non aver preparato il tè delle 6 di mattina, ma ad esempio chiudere la porta in faccia al marito senza farlo entrare in casa, partire, prendere il treno senza nemmeno informare il marito, stando via più di una notte, lasciando così il marito estremamente preoccupato e disinformato di cosa stia facendo la sua stessa moglie. Significa dunque mirare contro al benessere e alla stabilità della famiglia stessa. E non è una cosa buona. Ok, quindi cosa devo fare? Picchiarla? Assolutamente no. Dio ci dà perfette e precise indicazioni tramite il Corano e il profeta stesso, sallallahu alaihi wasallam. Il tutto si suddivide in 3 step, possiamo definirli. Il primo è fa'iduhun, ammonitele. Dunque, ad esempio, ti siedi con tua moglie, ti accerti che lei ti stia ascoltando e cerchi di farle presente con calma e saggezza
che lei sta facendo qualcosa che mira al benessere del matrimonio e della famiglia stessa. La inviti a ragionare e a cambiare comportamento. Continui a fare ciò fino a quando sei certo che lei non ti stia nemmeno più ascoltando e considerando. E badate che questa situazione, se davvero si va a creare, significa che è un matrimonio che non sta andando proprio rosa e fiori. Di solito, infatti, è sufficiente che i due coniugi parlino, si aprino l'uno con l'altra, per finire in una riconciliazione e un amore anche più forte di prima. Ebbene, se tutto questo non succede, cosa bisogna fare? Il secondo step descritto nel versetto è وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ, che tradotto è lasciatele sole nei loro letti, cioè dormire nello stesso letto ma separati, non mostrare intimità, desiderio, non toccarla e girarsi dall'altra parte, ad esempio. Quindi si tratta di adattare determinati comportamenti simbolici che emotivamente dovrebbero scaturire un effetto, dovrebbero risvegliare e far sì che in questo caso la moglie metta in dubbio il suo atteggiamento non corretto nei confronti del marito. E, ripeto, non parliamo del non aver fatto il tè alle 6 di mattina, ma di cose ben più serie. Ecco che se anche attuando questo secondo step non c'è nessun riscontro positivo, allora è possibile passare al terzo step. E c'è scritto وَاضْرِبُوهُنَّ, tradotto in battetele. Ora, chiunque sostenga che questa specifica parola permetta di picchiare la propria moglie, io domando, cosa significa picchiare? Un pugno, ad esempio? Estremamente proibito nell'Islam. Va bene. Uno schiaffo? Assolutamente proibito. Un calcio? Proibito. Lanciare un oggetto duro che provoca dolore? Quindi non un palloncino. Proibito. La verità è questa, così semplice come potete sentire. Il profeta stesso, sallallahu alayhi wa sallam, disse ضربا غير مبرح, un colpo senza arrecare danno, senza lasciare segni, non doloroso. E chiesero a Ibn Abbas, il cugino del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, colui al quale è stata data la capacità di comprendere al meglio il Corano, e gli chiesero Ma darbu ghayru mubarrih? Che cos'è? In che senso un colpo senza arrecare danno? E lui disse bissiwaki wa nahwi, con il siwak o qualcosa di simile. E sapete che cos'è un siwak? Questo è un siwak. Viene utilizzato per lavarsi i denti, come uno spazzolino. Quindi, ricapitolando, non puoi assolutamente tirare pugni, non puoi tirare schiaffi, non puoi tirare calci, non puoi lanciare cose dure che recano danno, o colpire in qualsiasi modo arrecando danno o dolore, e non puoi lasciare segni. Queste sono proibizioni chiare ed esplicite, ed è grave trasgredire ciò. Quello che rimane non può essere definito picchiare in nessuna lingua che esiste. Si tratta quindi di un gesto simbolico, riservato davvero all'ultima spiaggia. Nel contesto di un matrimonio sano, in cui un marito è sempre paziente, calmo, che parla con tranquillità, questo terzo step descritto nel Corano, dopo i primi 2 ammonimenti, rappresenta un segnale forte ma delicato. Immaginate una moglie che vede il marito sempre pacato, tranquillo e gentile e poi per la prima volta riceve questo gesto simbolico. Proprio perché il marito non lo ha mai fatto prima, è naturale che lei ne resti sorpresa, quasi scossa. I fuqaha, i sapienti, giuristi, affermano che il gesto deve essere talmente lieve e simbolico da essere eseguito solo con un movimento del polso, senza nemmeno alzare la spalla e il gomito, così da non recare alcun danno. Non si tratta di un colpo doloroso, né tantomeno di una violenza. È una forma di richiamo, un modo per svegliarsi e riflettere sul proprio comportamento.
Questo gesto, proprio per la sua natura simbolica e per i limiti chiari imposti dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deve essere considerato un campanello d'allarme. E tutto questo comunque dopo un certo iter, dopo averle davvero tentate tutte, e deve essere fatto a condizione che sia utile. Se il marito ha la certezza che facendo questo gesto aggraverebbe solo la situazione, questo gesto non gli è nemmeno lecito, proprio perché è volto ad un miglioramento della situazione e non ad un peggioramento. Dunque, come si può vedere, l'Islam pone limiti espliciti, non lascia carta bianca al marito in ciò. Cosa significa tutto questo? Che neghiamo l'esistenza di molti casi di mariti musulmani che purtroppo invece hanno agito negativamente con le loro mogli, anche picchiandole? No, non si può negare. Ma a noi interessa cosa insegna l'Islam, quello che insegna il Corano e l'ultimo profeta, sallallahu alaihi wasallam. E non ha senso definire che cos'è l'Islam prendendo le azioni sbagliate di esseri umani che purtroppo agiscono ignorando gli insegnamenti dell'Islam stesso, andando contro quest'ultimo. Concludo questo video invitando ad essere buoni, generosi, gentili, pazienti e saggi con la propria moglie. E come disse il sigillo dei profeti sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. I migliori tra di voi sono i migliori con la loro moglie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.